Immagina di tenere tra le dita un singolo, minuscolo chicco di riso. Sembra la cosa più semplice del mondo, vero? Un piccolo frammento bianco, duro, inerte, silenzioso. Ma la tua percezione ti sta ingannando in modo spettacolare. Se potessimo spegnere la realtà macroscopica e accendere la vista quantistica, quel chicco di riso esploderebbe in una cattedrale di complessità inimmaginabile. Non è un oggetto solido, è una galassia in miniatura, tenuta insieme da forze invisibili che sfidano la tua immaginazione. Quanti attori ci sono su questo palcoscenico microscopico? Preparati, perché il numero farà girare la testa anche ai matematici più esperti. In quel singolo boccone ci sono meno atomi di quante stelle esistano nell'intero universo osservabile. Stiamo parlando di circa 2000 miliardi di particelle. Se contassi un atomo al secondo per finire quel chicco di riso, ti servirebbero circa 4600 volte l'età attuale dell'universo. È un infinito racchiuso nel palmo della tua mano. Ma ecco il paradosso più sconvolgente. Nonostante questa densità numerica, quel cibo è quasi interamente vuoto. Se un atomo fosse grande come uno stadio di calcio, il nucleo sarebbe una biglia al centro del campo e gli elettroni sarebbero moscerini sugli spalti più alti. Tutto il resto, vuoto, silenzio, nulla. Se togliessimo lo spazio vuoto da tutti gli esseri umani sulla Terra, l'intera razza umana entrerebbe comodamente dentro una zolletta di zucchero. Mangiando, tu stai ingerendo principalmente spazio vuoto tenuto insieme da campi elettrici. Allora perché, se è vuoto, non ci passi attraverso con la mano? Perché senti la consistenza croccante di una mela o la morbidezza del pane? È un'illusione elettromagnetica. Gli elettroni del cibo respingono gli elettroni delle tue dita con una forza brutale. Quando tocchi il cibo, non stai toccando materia. Stai sentendo la resistenza di un campo di forza, la sensazione di sazietà, il gusto, la consistenza. Sono tutti segnali elettrici interpretati dal tuo cervello come realtà. Appena ingoi, il cibo scende in un abisso buio e ostile. Dimentica l'idea di un processo delicato. Il tuo stomaco è una vasca di acido cloridrico così potente che potrebbe sciogliere una lametta da barba. Le molecole complesse, quelle strutture eleganti che formavano la pasta o la carne, vengono bombardate. I legami chimici vengono strappati via con violenza. È una demolizione controllata, necessaria per liberare i mattoni fondamentali della vita. Ma l'acido è solo l'artiglieria pesante. Ora entra in scena la fanteria scelta, gli enzimi, immaginali come milioni di forbici molecolari intelligenti. Ognuno ha un solo compito: cercare una specifica connessione atomica e tagliarla. Zac, zac, zac. Lavorano a una velocità frenetica, smontando le lunghe catene di carboidrati in singoli anelli di glucosio, le proteine in amminoacidi. È una catena di montaggio all'inverso, di una precisione chirurgica che nessuna tecnologia umana può eguagliare. Ora, ridotto ai minimi termini, il cibo deve affrontare la prova suprema, la barriera intestinale. È il confine tra il fuori e il dentro. Fino a questo momento, tecnicamente, il cibo era ancora esterno al tuo corpo, in un tunnel che ti attraversa. Ora deve attraversare le mura. Milioni di villi, simili a dita microscopiche, ondeggiano come alghe in un oceano chimico, catturando le molecole preziose e trascinandole nel torrente sanguigno. È qui che la materia inerte inizia a diventare te. Una volta nel sangue, inizia la corsa. È un'autostrada trafficata, dove globuli rossi sfrecciano come vagoni merci, ma accanto a loro viaggiano i nutrienti: glucosio, grassi, sali minerali. Non vagano a caso,
sono diretti verso destinazioni specifiche, guidati da segnali chimici complessi. Alcuni andranno al cervello per diventare un pensiero, altri ai muscoli per diventare un movimento. È una logistica perfetta che gestisce miliardi di consegne al secondo senza mai sbagliare indirizzo. Arriviamo al cuore del mistero. Come fa un pezzo di pane a darti la forza di correre? Entriamo in una cellula. Qui troviamo le centrali elettriche, i mitocondri. Queste strutture antiche prendono le molecole derivate dal cibo e le bruciano, letteralmente. È una combustione controllata, senza fiamme ma con la stessa energia. Rompono i legami del carbonio e catturano l'energia rilasciata per ricaricare minuscole batterie molecolari, chiamate ATP. Tu funzioni a batterie e il cibo è il caricatore. Ma non tutto viene bruciato. Una parte del cibo ha un destino più nobile, l'edilizia. Il tuo corpo è un cantiere perenne. Ogni giorno muoiono e nascono miliardi di cellule. Le proteine che hai mangiato vengono smontate e riassemblate per costruire nuove fibre muscolari, nuova pelle, nuovi neuroni. Guardati allo specchio. Quella faccia che vedi non è la stessa di un anno fa. La materia è cambiata completamente. Sei come la nave di Teseo. Ogni asse è stato sostituito, ma la nave rimane la stessa. Ecco la rivelazione che dovrebbe tenerti sveglio la notte. Non c'è una linea di demarcazione reale tra te e il cibo. Quell'atomo di carbonio che ora fa parte del tuo DNA, che custodisce i tuoi ricordi più preziosi, 6 mesi fa era nell'amido di una patata. Prima ancora era nell'aria, ispirato da un dinosauro o da un vulcano primordiale. Tu sei letteralmente un assemblaggio temporaneo di ciò che hai mangiato. La tua coscienza emerge da un cocktail di nutrienti riciclati da milioni di anni. Si stima che ogni 7 o 10 anni quasi ogni singolo atomo del tuo corpo venga sostituito. Sei un fiume che scorre, non una roccia ferma. L'acqua che bevi oggi sarà il tuo sangue domani e il tuo sudore tra una settimana. Il calcio del formaggio diventerà la durezza delle tue ossa. Siamo entità fluide, forme transitorie attraverso cui la materia dell'universo fluisce. Rallenta per un istante prendendo forma umana e poi prosegue il suo viaggio. Ma facciamo un passo indietro ancora più grande. Da dove viene l'energia contenuta in quella mela? Dal Sole. I fotoni, nati nel nucleo della nostra stella, hanno viaggiato tra 10.000 e 170.000 anni per colpire una foglia. La fotosintesi ha intrappolato quella luce in legami chimici. Quando mangi, stai liberando luce solare vecchia di millenni. E gli atomi stessi? Il carbonio, l'azoto, il ferro nel tuo sangue sono stati forgiati nel cuore di stelle morenti, esplose miliardi di anni fa. Quindi, la prossima volta che ti siedi a tavola, ricorda, non stai solo placando la fame, stai partecipando a un rito cosmico di trasferimento di energia. Stai prendendo pezzi di universo, forgiati nel fuoco nucleare, e li stai integrando nella tua essenza per poter pensare, amare, sognare. Il confine tra te e il mondo esterno è solo un'illusione persistente. Il mondo passa attraverso di te e per un breve, meraviglioso momento, quel mondo sei tu. Siamo polvere di stelle che mangia luce solare, una complessità nata dal caos, mantenuta in vita da un flusso costante di materia ed energia. È un miracolo che diamo per scontato 3 volte al giorno. E questa è la nostra realtà. Io sono Renderium. Iscriviti per scoprire come funziona davvero il mondo intorno a te.